Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e ciò che vedete è la nuova creatura. L'ho chiamata Raffaella, questa sottogiacca, canotta o se allungheremo le maniche diventerà una maglia. Raffaella, ecco, è un nome a me molto caro e quindi oggi andremo a realizzare proprio lei. Ve la faccio vedere anche dietro. Eccola qui, in tutta la sua bellezza, questa è la parte dietro, ovviamente possiamo realizzarla in qualsiasi taglia, senza fare nessun calcolo, lo vedremo insieme durante il tutorial, vi prego di seguirmi e se vi piace, mi raccomando, regalatemi il vostro pollicione in alto e iscrivetevi al mio canale. Andiamo al tutorial. Allora sarà molto facile realizzare la misura che ci occorre. Dobbiamo creare due quadrati, uno completo che sarà il quadrato che ci occorre per il dietro e l'altro invece con sagomando la scollatura sul davanti. Quindi la prima cosa che andiamo a fare innanzitutto è non preoccuparci della misura, ma andare a creare questo quadrato. Per quanto riguarda la misura, andremo a realizzare un quadrato che coprirà le nostre spalle, ok? Quindi la parte più ampia che può essere la spalla, la parte del seno o la parte dei fianchi, diciamo sì, della parte alta e dei fianchi. L'importante è riuscire a creare un quadrato e poi poggiarlo su di noi o su una maglia che noi abbiamo, che sappiamo che va bene, e fermarci. Quindi partiamo dal nostro quadrato e cerchiamo di realizzare un qualcosa di speciale senza dover fare troppi calcoli come piace a me. E per realizzarlo io utilizzerò l'uncinetto numero 3 e un filato stupendo, è un filato che è nato su Ace Yarn più o meno a novembre io ho due colori di questo filato e ho due cake per colore, quindi in questo caso ho due cake. La prima l'ho utilizzata per il primo quadrato e ancora deve sfumare nel verde scuro come avete visto, e la seconda è questa per la parte davanti. La cake ovviamente vi indicherò il filato che sto utilizzando nel box informazioni, quindi sotto il video. Se non riuscite a trovarla perché magari è esaurita, potete scegliere qualsiasi filato. Se volete guardare le mie misure, io sono una 44 scegliete magari un filato, così userete le mie misure, e scegliete magari un filato che va bene con un uncinetto numero 3. Ma poi man mano con la lavorazione vi spiegherò quando dovete fermarvi. Per il momento si parte semplicemente dal centro del nostro quadrato e quindi realizziamo un cerchio magico, quindi giriamo intorno alle nostre 3 dita, si accavallano con il filo di partenza, quello corto, lo agganciamo con il mignolo, con l'uncinetto testa in giù verso le dita, passa sotto, prende il filo e blocca. Ok, siamo pronti a lavorare. Partiamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Entriamo nel nostro cerchio e facciamo un'altra maglia alta. E sono 2 maglie alte in totale. 2 catenelle di separazione. Rientriamo di nuovo nel nostro cerchio e facciamo altre 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione, rientriamo nel cerchio e facciamo altre 2 maglie alte. In totale dobbiamo fare 3 buchini, vedete, qui ne abbiamo uno, qui ne abbiamo 2, andiamo a fare il terzo, quindi 2 catenelle di separazione, entriamo nel cerchio magico e facciamo le altre 2 maglie alte.
Adesso abbiamo 1, 2 e 3 fori. Chiudiamo il nostro cerchio magico, non troppo stretto, lo chiuderemo poi dopo. Adesso il quarto foro lo andiamo a creare senza aver messo sulle catenelle, ma tenendo il filo sull'uncinetto, contando le nostre, ricordate che abbiamo fatto 3 catenelle iniziali, ecco, contate 1, 2, nella terza catenella d'inizio entrate con la testa dell'uncinetto, prendete il filo e chiudete tutte e 3 le asoline insieme. In questo modo ho agganciato il filo il filo centrale. In questo modo abbiamo le nostre 1, 2, 3, i nostri 4 fori e siamo al centro del nostro lavoro. Ora prendiamo il filo e andiamo a fare le nostre 3 catenelle iniziali, sempre in sostituzione della prima maglia alta. Rientriamo e facciamo una maglia alta e quindi abbiamo 2 maglie alte. 3 catenelle. Andiamo nello spazio successivo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso spazio, 2 maglie alte. Questo è il primo angolo che abbiamo fatto, questo è metà angolo. Continuiamo con 3 catenelle, entriamo nello spazio e rifacciamo di nuovo il nostro angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo nello stesso spazio 2 maglie alte, quindi in uno stesso spazio abbiamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e 3 catenelle sono di separazione tra un angolo e l'altro, quindi 3 catenelle, andiamo nell'angolo e rifacciamo 1, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo di nuovo 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione, andiamo nell'angolo da dove siamo partiti, vedete qui ne abbiamo 2, entra nell'angolo, facciamo le 2 maglie alte mancanti e adesso dobbiamo chiudere questo giro, quindi filo sull'uncinetto, contiamo sempre 1, 2 e 3 catenelle, nella terza catenella entro con il filo caricato sull'uncinetto, prendo il filo, ne ho 3, le chiudo tutte e 3 e siamo di nuovo nel centro del nostro quadrato, del nostro angolo. Andiamo avanti col nostro terzo giro. 1, 2 e 3. Si parte sempre con 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. Si rientra di nuovo nello stesso spazio da dove siamo partiti e facciamo la seconda maglia alta. Ora andiamo a fare 3 catenelle. Entriamo nella catenella centrale, quindi la seconda, 1 e 1, 2, in questa, e andiamo a fare un punto puff, che non è nient'altro che una maglia alta non lavorata. Quindi la portate ad altezza maglia alta, 1, rientriamo, abbiamo preso il filo, rientriamo nello stesso spazio, tiriamo su, 2, riprendo il filo, rientro nello stesso spazio e 3. Non ci rimane che chiudere queste 3 maglie aperte, chiudo le 2 asoline e faccio 3 catenelle. Fatte le 3 catenelle di separazione, andiamo nel nostro angolo e ripetiamo l'angolo. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte, 3
3 catenelle di separazione e si rifà. Andiamo nella seconda catenella, noi qui avevamo 3 catenelle, nella seconda, cioè quella centrale, e 1, 2, 3 volte il filo sull'uncinetto. Riprendo il filo, chiudo le 3 maglie aperte e chiudo le 2 asoline. 3 catenelle, andiamo nell'angolo a fare il nostro angolo, che è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e si ricomincia. Quindi 3 catenelle, nella maglia centrale delle 3 entriamo con il filo caricato sull'uncinetto, tiriamo fuori il filo, 1, 2, 3, chiudiamo tutte le maglie aperte, chiudiamo le 2 asoline e 3 catenelle. Finiamo con il nostro angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e rifacciamo l'ultimo angolo, quindi 1, 2 e 3, nella maglia centrale delle 3 sottostanti, 1, 2, 3, chiudo tutte le maglie volanti, chiudo le 2 asoline, 3 catenelle e finisco l'angolo iniziale. Vedete, qui siamo partiti, rientro, faccio le 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, sulla terza catenella entro, prendo il filo e chiudo tutte e 3. E abbiamo finito così il nostro terzo giro. Il quarto giro. Quarto giro si parte sempre nello stesso modo, questo non cambierà. Rientriamo e facciamo, quindi sono partita con 3 catenelle e una maglia alta. Bene, facciamo 2 catenelle, scendiamo nella prima maglia alta, questa, e facciamo una maglia bassa. Ora 1 catenella, una soltanto quando dobbiamo andare nel punto puff, qui, e facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso punto, le ultime 3 maglie alte. Abbiamo fatto il nostro primo ventaglio sul punto puff. Ora, per finire, facciamo una catenella, entriamo nella penultima maglia alta, questa, e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle per salire, entriamo nell'angolo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso punto facendo le 2 maglie alte mancanti. Gli angoli non cambiano, sono sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Rifacciamo insieme questa parte. Scendiamo con 2 catenelle, andiamo sulla seconda maglia alta, vedete, questo è il punto puff, seconda maglia alta, e faccio un punto basso, 2, entro nella maglia del punto puff e facciamo le 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, una catenella
Per scendere vado nella maglia alta, la prima che trovo, quella dell'angolo, maglia bassa, 2 catenelle per salire, entro nell'angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Rifacciamo ciò che abbiamo già fatto: 2 catenelle, maglia bassa sulla maglia alta, 1 catenella, entriamo, 3 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, il nostro ventaglio, 1 catenella, andiamo sulla prima maglia alta, maglia bassa, 2 catenelle per salire e facciamo il nostro angolo. L'ultimo lato, 2 catenelle, scendiamo nella seconda maglia alta e facciamo maglia bassa, 1 catenella, 3 maglie alte sopra il punto puff, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella, scendo sulla maglia alta e faccio una maglia bassa, 2 catenelle e finisco il mio angolo con 2 maglie alte mancanti e come sempre filo sull'uncinetto, nella prima catenella in alto, che sarebbe la terza, prendo il filo, ho 3 asoline, le chiudo insieme. Si riparte con il 1, 2, 3, 4, il quinto giro. Siamo sull'angolo, quindi ripartiamo con 3 catenelle e una maglia alta, la nostra metà angolo. Poi facciamo il giro, questo qui che stiamo andando a fare è il giro dei punti puff, perché sì, sono poi 2 giri, il giro dei punti puff e il giro dei ventaglietti. Adesso facciamo il giro dei punti puff. Si parte con 3 catenelle. Dove c'è la maglia bassa andiamo a fare il punto puff, quindi composto da 3 maglie non lavorate chiuse insieme, 1, 2 e 3. Chiudo, chiudo e faccio 3 catenelle. Vado sul ventaglio, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Ora di nuovo 3 catenelle, sulla maglia bassa entro e tiro su il mio filo, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, chiudo, chiudo le 2 asoline e faccio 3 catenelle. Ed ecco che sono 3 catenelle, le ho fatte, sono dove c'è il mio angolo e lo faccio, entro nell'angolo, due catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Tutti i lati sono come questo, ne facciamo ancora uno insieme, i lati di questo giro, quindi sono 3 catenelle, entriamo nella maglia bassa, questa, e andiamo a fare il nostro punto puff, 1, 2, l'ho preso male, quindi 1, 2 e 3. Chiudo tutte le maglie non lavorate e chiudo le 2 asoline.
Di nuovo 3 catenelle, vado sul mio ventaglio e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, vado sul punto basso e rifaccio il punto puff, quindi 1, 2, 3, chiudo le maglie non lavorate, chiudo le 2 asoline e 3 catenelle. Vado nell'angolo e faccio il mio solito angolo di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok? Quindi procedete come vi ho mostrato per questi due lati per i lati successivi. Io li lavoro insieme a voi per chi preferisce lavorarli insieme a me. 2, 3, 3 catenelle, entro nel mio ventaglio centrale, maglia bassa, nella maglia bassa un punto puff, tre catenelle, nell'angolo vado a fare il mio angolo composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Si riparte con l'ultimo lato, 3 catenelle per partire, nella maglia bassa andiamo a fare il punto puff, 1, 2, 3, chiudi, hai 2 asoline, chiudi, 3 catenelle, sul ventaglio maglia bassa, 3 catenelle, sulla maglia bassa il punto puff, 1, 2, 3, chiudi, hai 2 asoline, chiudi, 3 catenelle e vai a chiudere l'angolo iniziale. Entri, fai le 2 maglie alte che mancano e chiudi l'angolo nella terza catenella, la prima praticamente delle nostre 3 catenelle fatte, la prima in alto. Ogni tanto fai capricci. E abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 giri. Quindi abbiamo finito il quinto giro ed è quello con i punti puff. Adesso andiamo a rifare il giro con i ventaglietti. Si parte sempre nello stesso modo, quindi le prime 2 maglie alte. Poi andiamo a fare 2 catenelle per scendere. Rifacciamo praticamente il giro, questo giro qui dei ventaglietti, quindi 2 catenelle per scendere, nella seconda maglia alta andiamo a fare una maglia bassa, una catenella, andiamo sul punto puff e facciamo 3 maglie alte, due catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Una catenella di separazione, sulla maglia bassa entriamo e facciamo una maglia bassa, una catenella di separazione, sul punto puff entri e fai di nuovo 3 maglie alte, due catenelle, rientri nello stesso punto, fai altre 3 maglie alte. Una catenella di separazione, sulla prima maglia alta fai una maglia bassa, sali per andare nel nostro angolo con 2 catenelle e poi fai l'angolo. Quindi
2 maglie alte, 2 catenelle, rientri, 2 maglie alte. Continuiamo. Come abbiamo fatto, 2 catenelle, scendo sulla seconda maglia alta del giro precedente, una catenella e sul punto puff andiamo a fare il ventaglio, che è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Una catenella di separazione, si va sulla maglia bassa e si fa una maglia bassa, una catenella di separazione e sul punto puff un altro ventaglio. Sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. È facilissimo, una sequenza veramente facile, però mi piace molto, una vecchia sequenza. Una catenella per scendere, andiamo sulla prima maglia alta, maglia bassa, 2 catenelle per salire e facciamo il nostro angolo. 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso lo faccio un pochino più velocemente, perché i lati sono tutti uguali, 2 catenelle, maglia bassa sulla seconda maglia alta, una catenella, un ventaglio. Ventaglio sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella di separazione, vai sulla maglia bassa e fai una maglia bassa, una catenella di separazione e sul punto puff un ventaglio. Una catenella di separazione, vado sulla prima maglia alta, maglia bassa, 2 catenelle, nell'angolo faccio l'angolo, ok, il quarto lato lo faccio fare a te e poi ci ritroviamo alla fine. Abbiamo fatto anche il quarto lato e adesso andiamo a chiudere il nostro ultimo angolo. Filo sull'uncinetto, nella terza entro, prendo il filo e chiudo le 3 asoline. Ok, guardate, inizia già a venire fuori il lavoro. Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giri. Adesso andiamo a fare il settimo giro, che è quello con i punti puff. Il settimo giro parte sempre nello stesso modo, partenza è identica, gli angoli sono identici, cambiano solo 2 giri. Quindi abbiamo le 2 maglie alte. Ora dobbiamo fare i punti puff. Ricordate, quando c'è il giro dei punti puff abbiamo 3 catenelle di separazione e sono sempre 3. Quindi 3 catenelle, andiamo a lavorare i punti puff solo dove ci sono i punti bassi. Quindi entriamo 1, 2, 3, chiudiamo i fili volanti e le 2 asoline, 1, 2 e 3 catenelle, andiamo sul nostro ventaglio a fare una maglia bassa, 3 catenelle, sulla maglia bassa 1, 2, 3 fili volanti che andiamo a chiudere, abbiamo 2 asoline, le chiudiamo e 3 catenelle. Sul ventaglio una maglia bassa, 3 catenelle,
Sulla maglia bassa, come dicevo, su ogni maglia bassa va fatto il punto puff, quindi 1, 2, 3 fili volanti che chiudiamo, abbiamo 2 asoline, le chiudiamo, 3 catenelle e facciamo il nostro angolo, quindi 1, 2, 2 catenelle, rientriamo, 1 e 2. L'angolo è sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Facciamo ancora un lato insieme, dai. Allora, 3 catenelle, sulla maglia bassa andiamo a fare un punto puff. 1, 2 e 3. Chiudo, chiudo, 3 catenelle, sul ventaglio maglia bassa, 3 catenelle, sulla maglia bassa, 1, 2, 3, chiudiamo, chiudiamo, 3 catenelle, sulla maglia, sul ventaglio una maglia bassa, 3 catenelle, andiamo a fare il punto puff, 1, 2 e 3. Chiudiamo le maglie volanti, chiudiamo le 2 asoline, 3 catenelle e andiamo a fare il nostro angolo. Perfetto. Ora che vi ho mostrato anche questi 2 lati, lascio finire a voi i 2 lati che mancano, ci ritroviamo per chiudere e vi faccio vedere ancora una volta il giro con i ventagli. Il giro dei punti puff, come sempre ho chiuso sulla terza catenella d'inizio, in alto. Chiudo tutte e 3 le asoline e ho finito il mio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo a fare il giro numero 8. Partiamo sempre nello stesso modo. Rientriamo con un'altra maglia alta. Ora dobbiamo fare il giro con i ventaglietti, quindi sappiamo che per scendere o salire dobbiamo fare 2 catenelle. Quindi si parte in questo modo, 2 catenelle, sulla seconda andiamo a fare una maglia bassa e una catenella per poi entrare nel punto puff sopra e fare il nostro ventaglio. Che è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Mi sono incantata, voi dite? No, oramai lo sapete. Quindi il ventaglio va fatto sempre sul punto puff, come vedete. Il punto puff va sempre fatto sulla maglia bassa. Ok, questa è la partenza. Ora dobbiamo scendere, quindi una catenella, andiamo sulla maglia bassa e facciamo una maglia bassa. Una maglia bassa e sul punto puff di nuovo 3 maglie alte, due catenelle, scendiamo di nuovo 3 maglie alte. Il ventaglio è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella sulla maglia bassa, una catenella. Non potete sbagliarvi, una catenella e sul punto puff il ventaglio. Sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella, entriamo sulla prima maglia alta in alto, maglia bassa. 2 catenelle per finire e salire e facciamo il nostro angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte. Procediamo con l'inizio del secondo lato. 2 catenelle,
sulla seconda maglia alta una maglia bassa, una catenella, sul punto puff andiamo a fare il ventaglio, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella di separazione, maglia bassa, una catenella e sul punto puff un ventaglio, 3 maglie alte, 2 catenelle e si è formato un bel nodino. Cioè, una cosa incredibile, sembrava un nodino innocente. Avete presente quei nodini piccolini, no? Che si sciolgono in un attimo? Ci ho messo esattamente 10 minuti, poi vabbè, ho messo pausa, 10 minuti per sbrogliare un nodino. Mi è venuto proprio, guarda, ho detto, ma è incredibile questa cosa. Comunque siamo rimasti al nostro ventaglio, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Pazzesco, a volte. Sembrano nodini semplici che ti vien voglia di tagliare il filo e dici: taglio il filo piuttosto che star lì, no? E invece io di tagliare il filo non mi va mai, anche se converrebbe, non mi va mai. Quindi impazzisco a cercare di sbrogliare un nodino che, ripeto, l'avete visto anche voi prima, sembrava semplice, invece era abbastanza brigoso. Ok, abbiamo fatto il nostro ventaglietto, una catenella, andiamo sulla maglia bassa, una maglia bassa, una catenella e sul punto puff di nuovo un ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte e abbiamo formato il nostro ventaglietto. Non ci rimane che fare una catenella, andare sulla prima maglia alta, maglia bassa, 2 catenelle e andiamo a fare il nostro angolo. Ok, adesso potete tranquillamente seguire da soli. Se per caso vi è scappato un passaggio, tornate indietro, così vedete esattamente come si fa, ma è molto semplice. Semplicemente dopo l'angolo partite con nel giro dei ventagli, 2 catenelle, la maglia bassa sulla seconda in partenza, sulla seconda maglia alta, una catenella e il ventaglio sul punto puff, una catenella, maglia bassa sulla maglia bassa, una catenella, il ventaglio sul punto puff. Stessa cosa quando finite il giro, una catenella, maglia bassa sulla prima maglia alta, 2 catenelle e fate l'angolo. La chiusura dei giri ve l'ho fatta vedere per tutti i giri che abbiamo fatto. Ecco, quello che io adesso vi dico è questo: i giri che noi abbiamo fatto, il giro con il punto puff, questo, e il giro con i ventaglietti si susseguono, quindi finito il giro dei ventagli farete il giro dei ventaglietti e sapete che basta semplicemente fare l'angolo e partire con 3 catenelle, punto puff, 3 catenelle, punto basso nel ventaglio e via dicendo. Comunque, ripeto, se vi dimenticate tornate indietro nel tutorial. Quello invece che io vi voglio dire è che andando avanti in questo modo, e ora prendo l'altra mia parte, andando avanti in questo modo, ovviamente il nostro quadrato, meraviglioso quadrato, si ingrandisce. Ok, fino ad ottenere, guardate che morbidezza questo filato, fino ad ottenere un quadrato che va bene per la vostra misura. Allora, il mio segreto per trovare la misura centrata è questa: fermarmi un pelino prima. Per esempio, io ho formato questo quadrato e sono a 37 centimetri. È ovvio, se lo tiro diventa 40, comunque 37 centimetri. Ok, di ampiezza. Mi fermo, so già che
probabilmente non mi basterà, dovrò fare poi dei giri in più. Ho lasciato attaccato la cake, vedete questa è la cake che sto lavorando con questo, e ho già iniziato con voi l'altro che sarà la parte, quello il retro, quello grande che vi ho fatto vedere il retro, e questo qui sarà il mio davanti. Ora io dirò a voi: numero 1, formate un quadrato, lo ponete come quello grande che ho fatto io, con la modalità che vi ho fatto vedere, lo ponete su una vostra maglietta, una vostra maglia, e guardate la dimensione della schiena, ok? Della schiena. Dovete farlo grande quanto vi va la vostra maglia, quindi sarà una maglia S, M, L, XL, XXL, quanto sarà una maglia di tutte le misure, che va bene per tutte le misure. Basta andare avanti con il quadrato come io vi ho mostrato. Quando avete fatto il dietro, tenete ancora agganciato il filo se volete, se no lo riagganciate poi dopo. Comunque tenete agganciato ancora il filo per fare degli aggiustamenti poi eventualmente quando faremo il davanti insieme, perché adesso io andrò avanti fino, ripeto, dovete fare prima il dietro, quindi senza fare nessuna variazione, così come ve l'ho mostrato, e io invece sto facendo già la parte avanti che si sovrapporrà alla parte dietro fino ad un certo punto, perché poi mi fermerò, voglio fare uno scollo e vediamo come andrò a farlo. Quindi primo appuntamento, facciamo il pannello dietro. Secondo appuntamento, ci ritroviamo qui, magari ecco, tenete agganciato il filo per fare i vari aggiustamenti di allargamento successivi. E secondo appuntamento ci ritroviamo qui quando io sono arrivata più o meno all'altezza del mio scollo. Buon lavoro! Dunque, come vi avevo detto, il pannello del mio retro è attualmente di 37 centimetri di ampiezza, quindi ovviamente un quadrato 37 per 37. Ok, eventualmente lo allargherò in un secondo momento, quindi ho lasciato agganciato il filo, ho lasciato agganciato il mio filo proprio qui. Ho poi fatto il secondo pannellino, perché è piccolino adesso, ed è solo di 24 centimetri. 24. Su che basi ho fatto il secondo pannello esattamente uguale al primo, 24 centimetri contro 37? Su che basi? Su questa base, sul fatto che sovrapponendo un pannello, questo è retro, questo è avanti, sovrapponendo il pannello devo lasciare uno spazio per il mio scalfo, perché no, nessuno scalfo per il mio scollo. Quindi che cosa ho fatto? Ho tagliato il filo al pannellino piccolo e l'ho posizionato prima l'ho posizionato sopra, ho guardato e va bene come misura dello scollo, ho lasciato, adesso ve lo dico anche, 17 centimetri. Ok, e penso di andare avanti per circa 7 centimetri, perché adesso devo raggiungere questa ampiezza che sarà la mia spalla. Ok, quindi ho tagliato il filo e ho posizionato il marcapunto, come vedi. Allora, qui c'è l'angolo, ho lasciato, giustamente non vi ho detto una cosa, dovete finire il giro con i punti puff per averlo rettilineo, quindi in qualsiasi punto voi siate, comunque fermatevi nel giro dei punti puff. Io poi cosa ho fatto? A seconda delle mie misure, poi devi vedere le tue, ho lasciato quello che mi interessava del mio scollo davanti, e mi rimane questo piccolo pezzettino che poi crescerà e diventerà grande come quello dietro, che sarà appunto la mia spallina e ovviamente l'altra parte del mio corpo. Stessa cosa dall'altra parte, quindi ho messo 2 marcapunti per capire da dove devo iniziare, fare tutto il giro e dove devo finire. Quindi detto questo, adesso dobbiamo partire da questo punto
lavoreremo la parte, perché ovviamente dobbiamo fare questa parte qui, poi questo lato, il lato sotto, il lato diciamo destro e questa piccola parte che rimane sopra della spalla destra o sinistra che sia, e lavoreremo quindi questa parte sul dritto del lavoro, quindi i ventaglietti li lavoreremo sul diritto. Quando cambieremo il giro, quindi ripartiremo da questa parte, torneremo in giù, saremo a rovescio e lavoreremo il giro dei punti puff. Quindi partiamo con il dritto del lavoro. Quindi siamo il dritto del lavoro è verso di voi, l'ultimo giro è stato quello dei punti puff, dobbiamo fare il giro dei ventagli. Dove abbiamo il segnapunto, in qualsiasi punto tu sia, parti comunque insieme a me sopra il punto ventaglio dove c'è la maglia bassa, quindi o sei qui, comunque sia dove c'è la maglia bassa. Entra con l'uncinetto e agganciamo il nostro filo. Io faccio sempre 2 o 3 giri dietro, poi rientro e faccio una maglia bassa per essere sicura di averlo agganciato bene e poi 2 catenelle. In totale sarebbero 3 catenelle, ok? Per praticamente in sostituzione della prima maglia alta, ma per bloccarlo bene, visto che è anche un filo piuttosto scivoloso, preferisco fare in questo modo. E quindi ho la mia maglia bassa. Ora la mia maglia alta, andiamo bene. Ora andiamo a fare una catenella, andiamo sul punto puff e andiamo a lavorare il nostro ventaglio come normalmente facciamo. 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella, scendiamo sulla maglia alta, 2 catenelle, abbiamo fatto la maglia bassa sulla maglia alta, entriamo nell'angolo e formiamo il nostro angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Ok, il resto del giro lo conoscete già, dobbiamo fare il giro dei ventaglietti, quindi andiamo avanti come sappiamo. 2 catenelle, scendiamo, non cambia niente su questi 3 lati. Una catenella per salire e sul punto puff andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Una catenella, maglia bassa. Ok, questo lo sapete fare tranquillamente, quindi andate avanti per il lato che stiamo facendo, fate l'angolo, il lato sotto, il lato destro e poi ci ritroviamo qui dove c'è il secondo marcapunto. Ho lavorato quindi i miei 1, 2 e 3 lati completi più l'inizio, adesso sto finendo la parte sempre della mia spalla. Io da dove ho fermato il mio marcapunto, appunto dove c'è la maglia bassa, finisco come ho iniziato, quindi su questa maglia bassa. Quindi faccio una catenella, entro dove c'è il marcapunto, quindi nella maglia bassa, e faccio una maglia alta e ho finito questo giro. Quindi siamo partiti con, si può dire, 4 catenelle, no? Perché abbiamo fatto l'inizio della prima maglia alta con 3 catenelle, va bene, io sono partita con una maglia bassa e 2 catenelle, comunque sarebbero 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella, e ho finito con una catenella e una maglia alta sempre sulla maglia bassa. Adesso andiamo a vedere come fare il giro seguente, quello con i punti puff.
Benissimo, andiamo a fare il nostro secondo giro della, diciamo, larghezza per allargarci, ma anche della spallina. Giriamo il nostro lavoro, quindi andiamo a lavorare sul rovescio del nostro lavoro. Abbiamo appena finito il giro del punto ventaglietti, adesso dobbiamo fare il punto puff. Come partiamo? Dobbiamo fare sempre questo, diciamo, murettino che ci serve per la nostra spalla, quindi saliamo con le nostre 3 catenelle che sono la sostituzione sempre della nostra prima maglia alta, e poi facciamo le 3 catenelle che normalmente noi facciamo di separazione. Andiamo sul punto ventaglio e facciamo una maglia bassa. Ora di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, e qui andiamo a fare il nostro punto puff, quindi 1 sulla maglia bassa, attenzione, adesso voi magari ne avete più di me da lavorare. L'importante è sapere come iniziare, quindi sapete che in qualsiasi punto siate voi sarete sempre con il vostro marcapunto nel punto basso, quindi non potete sbagliarvi, semplicemente magari avete più sequenze della mia. Ok, e quindi proseguo con le 3 catenelle e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Giro il mio lato e farò le mie 3 catenelle. Qui non ho nulla di nuovo da dirvi. Andiamo a fare il nostro punto puff. Ok, con 3 catenelle raggiungo il mio ventaglio e faccio il punto basso. Proseguite per i 3 lati, ci troviamo poi per il lato spalla. Ok, ho lavorato i 3 lati, quelli normali, più il lato iniziale del secondo giro della nostra spalla, quindi quello coi punti puff, sono alla fine del secondo giro, e quindi vado a fare, vedete, ho puntato l'ultimo ventaglietto con la maglia bassa, faccio le mie 3 catenelle, quelle di separazione, salto una maglia, una catenella, chiedo scusa, una, e vado nella seconda, punto l'uncinetto nella seconda catenella e faccio la mia maglia alta. E così ho finito. Questo è il mio rovescio, questo sarà il mio dritto. Ho finito il secondo giro della spalla. Quindi, come avete capito, questo è il rovescio del lavoro. Stiamo allungando la nostra spalla, oltre che allargando il nostro lavoro, quindi lavoriamo le spallucce, chiamiamole così, nel modo in cui io vi ho mostrato, e i 3 lati 1, 2 e 3 normalmente, quindi con la sequenza normale. Bene, adesso dobbiamo lavorare il terzo giro. Bene, andiamo a fare quindi il terzo giro, quindi lavoriamo il lavoro e siamo sulla parte del dritto. Quando siamo sul dritto dobbiamo fare i ventaglietti, ma è palese perché abbiamo appena finito il punto con i punti puff. Quindi sappiamo che sulla maglia bassa, qui sul punto puff faremo il ventaglio, sulla maglia bassa una maglia bassa, quindi tiriamo su il nostro muretto, chiamiamolo così, quindi le 3 catenelle, e facciamo altre 3 catenelle per arrivare senza che mi tiri il lavoro sulla maglia bassa, quindi abbiamo fatto 6 catenelle in totale, in modo tale che quando ritorniamo indietro, vedete 1, 2 e 3, abbiamo il nostro muretto dritto, quello della spalla. Ok, abbiamo fatto la maglia bassa, a questo punto è semplicissimo, una catenella e andiamo a fare il nostro punto ventaglio, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3, una catenella sulla maglia alta, una maglia bassa, 1 e 2 catenelle per salire e poi
l'angolo. Vabbè, questo è inutile farvelo anche vedere perché oramai conoscete benissimo i 2 giri, che sono sempre gli stessi e che sono quelli che voi andrete a fare adesso sui 3 lati, quindi 1, 2 e 3, e ci ritroviamo sulla spalla dalla parte opposta. Facciamo insieme anche il terzo giro della spalla, quindi ho fatto il ventaglietto, una catenella, vado nella maglia bassa e faccio la maglia bassa come sempre avrei fatto, 3 catenelle, quindi inizio come finisco, cioè finisco come inizio, e contando 1, 2 nella terza catenella sottostante entro e faccio la mia maglia alta. Ok, adesso abbiamo finito il nostro terzo giro della spalla. Noi siamo partiti da qua insieme, ho lasciato i marcapunto proprio per farvi vedere, e adesso vedete che il nostro scollo si sta delineando e la spalla piano piano si allargherà. Ok, proseguiamo con il quarto giro. Andiamo quindi a lavorare il nostro quarto giro per l'altezza della nostra spalla e ovviamente automaticamente si allarga anche il nostro corpo. Quindi andiamo a fare il giro dei punti puff e dobbiamo forzatamente lavorare sul rovescio del lavoro. Quindi andiamo a fare il nostro muretto, che equivale alle nostre 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. Andiamo a fare 3 catenelle di separazione, quindi totale 6 catenelle, e dove c'è il primo punto basso andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie per il punto puff, 3 catenelle e andiamo nel ventaglio a fare il punto basso, 3 catenelle sul punto basso, 1, 2, 3 maglie volanti, chiudiamo, blocchiamo, 3 catenelle e andiamo a fare il nostro angolo classico, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Benissimo, abbiamo fatto la nostra spalla, adesso andiamo a fare i nostri 3 lati, lavorandoli sempre con il giro dei punti puff, quindi 1, 2, 3 e ci troviamo sulla spalla della parte opposta. Finiamo quindi anche il quarto giro, ho fatto l'ultimo punto puff sul punto basso, 3 catenelle, salto 1, 2 e 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle, 2 e 3, e faccio la mia maglia alta. Ok, adesso andiamo a fare il nostro quinto giro. Abbiamo finito il quarto, giusto per sicurezza. 1, 2, 3, 4. Benissimo, andiamo a iniziare il nostro quinto giro. Giriamo quindi il nostro lavoro. Dobbiamo fare il giro dei ventaglietti, siamo sulla parte dritta del lavoro. Sappiamo che sul punto puff dobbiamo lavorare il ventaglietto, quindi guardate, qui siamo partiti col ventaglietto, siamo partiti col punto basso e questa è la prima volta che ripartiamo con qui un ventaglietto, quindi per ora abbiamo fatto sempre 3, in poche parole 6 maglie 6 catenelle, no? Solo per farvi capire il concetto, quindi 3 che sono la prima maglia alta e 3 di separazione. Qui invece siamo dove c'è il punto puff, vedete? Punto puff, dove sopra andiamo a fare il ventaglietto, quindi è come l'inizio del nostro lavoro, dobbiamo fare solo una maglia alta e una catenella. Quindi quando vi ritroverete a partire, vedete qui c'è il punto puff, dovete fare sempre una maglia alta e una catenella, quindi partirete con 4 catenelle
e finirete con una catenella e una maglia alta, ok? Esattamente come il nostro primo giro. Quindi siamo partiti con 4 catenelle, 3 per la maglia alta e una di separazione, e abbiamo finito, tornando ovviamente indietro, abbiamo fatto il ventaglietto, una catenella e una maglia bassa sulla maglia alta iniziale, finale, ok? Quindi si parte in questo modo: 1, 2 e 3 catenelle più una di separazione, andiamo sul ventaglietto, sul punto puff, e andiamo a fare il nostro ventaglio. 2 catenelle, rientriamo e 3 maglie alte. Ecco, quello che a me teneva farvi vedere è come proseguire in tutti i giri e farvi vedere tutte le possibilità che andiamo a trovare. Quindi sappiamo come iniziare quando, come in questo caso, dobbiamo lavorare sul punto puff, e quindi andando a fare il ventaglietto inizieremo con 3 catenelle più una, 4 catenelle. Alla fine del giro farete il ventaglietto, una catenella, saltate le 3, ovviamente qui abbiamo le 3 catenelle, no? Saltate le 3 catenelle e fate la maglia alta. Adesso io finisco il giro, vi faccio vedere, e poi potete andare avanti voi per quale altezza a voi occorre. Finiamo quindi il quinto giro insieme. Quindi cosa ho fatto? Aspettatemi. Ok, ho fatto il ventaglietto sul punto puff e finisco come ho iniziato, quindi una catenella, salto 3, 1, 2 e nella terza entro e faccio la mia maglia alta, ok? Così adesso metto il mio segnapunto anche qui, così non mi scappa. Adesso sapete come iniziare e finire ogni giro, ogni tipologia di giro. Quando adesso dovete, praticamente quando dovete fare il ventaglio sopra il punto puff, iniziando, partirete con 4 catenelle. Quando finirete con una catenella e una maglia alta sulla terza catenella del giro sottostante, ok? Mentre negli altri giri, come avete visto, abbiamo fatto 6 catenelle, 6 catenelle, 6 catenelle. Solamente nel giro, questa tipologia di giro, quindi sopra il ventaglio, quindi sopra il punto puff, dobbiamo fare il ventaglio proprio quasi a inizio lavoro. A quel punto ci occorrono solamente una maglia alta e una catenella, oppure 4 catenelle per iniziare. Proseguite così per l'altezza che vi occorre per raggiungere. Io adesso per esempio devo fare altri 2 giri, vedete? Adesso qua non si nota perché colore su colore, però più o meno devo andare avanti per altri 2 giri, più o meno. Quando avrò i 2 pannelli, quindi tutte e 2 della stessa dimensione, magari contate i giri che avete fatto a partire dal centro. Io in questo caso a partire dal centro ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 giri al momento. Qui invece ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, quindi ne devo fare altri 5 per arrivare alla stessa dimensione del pannello dietro. Quando ci sono arrivata, a quel punto metterò dei marcapunti e finalmente lo posso provare, ok? E poi andiamo insieme. Andiamo avanti insieme. Paperetta.
Bene, come potete vedere, io adesso ho i due pannelli della stessa misura. Quindi praticamente ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 giri, sia per il pannello dietro che per il pannello avanti. Ok, questi 27 giri mi hanno dato una dimensione del pannello di 37-38 centimetri circa. Adesso io ne vedo 38 centimetri. Quindi è 38 centimetri. Se li vedi, Marina, sono 38 centimetri, li vedete anche voi. Allora, io cosa ho fatto? Quindi sono andata avanti per i giri che mi sono serviti per lo scollo, come io vi ho mostrato, e mi sono fermata quando i giri erano uguali a quelli del pannello dietro che abbiamo fatto dietro. Ho puntato con i marcapunti e ho provato e va bene per quello che serve a me. Quindi voi quello che dovete fare adesso, visto che avete il filo agganciato sia nella parte avanti che nella parte dietro, penso, o mal che vada lo riaggancerete, lo imbastite o mettete dei marcapunti e lo provate e provate a vedere se vi van bene le spalle oppure se è il caso di allargare ancora i pannelli. Quindi in quel caso basta fare 2 giri, perché dovete sempre fare il giro dei ventagli e per ultimo il giro dei punti puff. Quindi 2 giri dietro e 2 giri avanti. Man mano che voi lo farete crescere, vedrete e sistemerete la vostra taglia. Per quanto mi riguarda, io come detto mi fermo qui e quindi adesso andrò a cucire le spalle. Adesso dobbiamo mettere ovviamente il retro con il retro per cucire le spalle e poi segnerò la distanza che mi serve per il mio scalfo. Ok, la misura che mi serve per il mio scalfo lo proverò e vedremo che misura prendo. Se per caso c'è chi di voi ha la fortuna di avere un seno abbondante, quindi magari nelle spalle va bene così, ma avete un seno abbondante e quindi volete allargare un pochino di più il non di spalle, ma di ampiezza e di circonferenza seno, ok? Quindi la parte alta, semplicemente non dovete fare la stessa cosa che avete fatto qui, ma sul lato. Quindi partirete, inizierete come io vi ho fatto partire da questo punto, agganciandovi, ovviamente prenderete la misura del vostro scalfo, 18 centimetri per dire, e mi fermerò sulla prima maglia bassa come abbiamo fatto qui. Ok, come abbiamo fatto qui, ci siamo agganciati nella prima maglia bassa e farete gli stessi giri che abbiamo fatto per fare la spallina. In questo modo ovviamente farete 2 giri da questa parte, quindi la parte avanti, e anche 2 giri dalla parte dietro, 2 o 4 o 6 giri, ok? Sempre 2 alla volta, il giro con gli archetti e il giro con i punti puff. Quindi calcolate che, per esempio, a me ogni archetto e punto puff mi dà circa 2 centimetri, quindi se voi fate anche solo 2 giri vi darà 2 centimetri sul davanti, ma dovete farlo anche sul dietro, quindi 2 centimetri anche sul dietro, e quindi sono 4 centimetri in più che voi avrete sotto la vostra ascella, ok? E poi semplicemente chiudete questa parte. È ovvio che facendo questo voi allargherete il vostro lato, ma allungherete anche la parte sotto, è ovvio, no? Giusto? Se voi invece lo volete corto, quindi corto così come adesso, semplicemente dovete andare avanti dal punto dello scalfo all'angolo e fare giri di andata e ritorno, come io vi ho mostrato sempre per la spallina. Ok, se invece non vi occorre nessun tipo di allargamento per il seno per la larghezza,
perché tenete conto che questo cede, quindi provatelo bene prima di allargare. Comunque, se invece non vi occorre, farete esattamente come faccio io in questo momento. Ciò che devo fare io adesso è cucire bene le spalline. Per prima cosa le mie spalline. Quindi metto il dritto verso di me, anzi mentre sono col filo agganciato lo metto così, così chiudo questa spallina. Quindi il dritto verso di me, ok? Questo è il rovescio, questo è il dritto. E il dritto, questo è il rovescio e questo è il dritto, quindi dritto su dritto. Io vedo il rovescio qua, ok? E lo metto così. Ok, adesso devo fare attenzione di cucirlo bene, cioè guardo il mio angolo, il mio punto puff, punto basso, dicevo angolo, punto puff, punto basso, punto puff, punto basso, punto puff, punto basso, e quindi questa è la maglia alta che io devo cucire con il punto puff. Quindi 1, 2 e 3, e la cucirò qui dove c'è il punto puff, qui, così lo cucirò in questo modo. Ok, stessa cosa faccio di qua, quindi angolo, punto puff, maglia bassa, punto puff, maglia bassa, punto puff, maglia bassa, e questa è la mia maglia alta che va chiusa nella maglia del punto puff, quindi qui. Perfetto. E quindi di qua non lo metto neanche perché è di qua che partirò, e quindi questa sarà la mia spallina da una parte e dall'altra. Iniziamo a cucire prima le spalline. Io sono ancora agganciata al mio filo, quindi come vedete sono agganciata nell'angolino. Adesso c'è il sole che forse così va meglio, altrimenti c'era lo stesso riflesso del sole. Va bene, dai. Allora, io appunto ho il filo agganciato dietro, voi agganciatevi nell'eventualità non avesse ancora il filo agganciato, vi agganciate con il filo nuovo nella metà dell'angolo. Ok, e mi sono agganciata, quindi o filo nuovo o filo già esistente, agganciatevi come voi sapete fare. A questo punto io prendo le maglie interne della mia maglia, vedete questa dentro e questa. Prendo il filo e lo porto nell'asolina. Le maglie interne, questa e questa. Prendo il filo e lo porto dentro. Tenete molto morbido, eh? Qui siamo nelle 3 catenelle, quindi sempre quella interna, interna, prendo il filo e lo porto dentro. Ecco, forse se mi metto di qua, maglia interna, potete farla anche ad ago se preferite, io ve lo dico sempre, io preferisco sempre ad uncinetto. Quindi di nuovo maglia interna, e chiudete. Interna, interna e chiudete. Ok, e andate avanti in questo modo fino a dove abbiamo messo il marcapunto. Quando arrivate nel punto che voi avete previsto, che è la fine
della vostra spallina, tagliate il filo, lo fate passare all'interno e potete togliere il marcapunto perché oramai non serve più. Ed ecco come si presenterà la cucitura. Ok? La stessa cosa la facciamo sull'altra spallina. Quindi io ho chiuso, e anche voi a questo punto avete chiuso le spalline, e misurandolo per me sono 18 centimetri la misura giusta per il mio scalfo, 18 centimetri. Ok, ho calcolato quanti ventagli ci sono dall'angolo, quindi 1 2 3 4 5, e nel punto puff ho messo il segnapunto. La stessa cosa ho fatto di qua, quindi dal mio angolino ho contato quanti archetti avevo, 1 2 3 4 5, e dove c'è il punto puff ho messo il marcapunto, quindi so di essere alla giusta altezza dello scalfo sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Ora, come vi ho detto, se volete allargare un pochino il vostro lato, semplicemente partirete da dove avete messo il marcapunto, quindi qui, tirerete su le catenelle esattamente come abbiamo fatto per lo scalfo, ma che non è uno scalfo ma è uno scollo ovviamente. Quindi basta riguardare quello che avete fatto qua e lo rifarete anche sul fianco, quindi porterete su almeno 2 righe di lavoro. Quindi da qui si partirà con il punto ventaglietti e dopo il punto puff. Almeno 2 giri li dovete fare, quindi sia per il pannello avanti che per il pannello dietro. In quel punto, come vi ho già detto, qui lo allargherete di 2 centimetri per ogni, se avete il mio filato o un filato da 3 come uncinetto, di circa 2 centimetri, quindi per parte sono 4 centimetri in più da questa parte, 4 centimetri dall'altra parte, quindi già tanto. E in più scenderemo anche come lunghezza, che dovremo, per quanto mi riguarda, devo allungarlo, ok? Quindi andiamo o ad allargare i lati come appunto vi ho detto, oppure a cucire questa parte, e ovviamente dopo averlo allargato cucirete o no, a seconda di come vi va la maglietta, Raffaella, perché si chiamerà Raffaella, e cucirete come abbiamo cucito il bordo della nostra spallina da questa parte, ovviamente a rovescio. Ok, allora vorrei farvi vedere che cosa ho fatto. Innanzitutto va bene, qui siamo a rovescio, adesso vi faccio vedere la parte dritta. Ok, io il fianco l'ho già chiuso, ma questo non l'ho ancora chiuso perché volevo farvi vedere quello che vi avevo detto. Alla fine ho deciso di fare 2 giri in più, vedete? Ho fatto il giro con i ventaglietti e il giro con i punti puff, proprio per l'ascella, vedi? Lo scalfo l'ho allargato di 2 centimetri da una parte e 2 centimetri dall'altra. Vedete che in questo caso mi dà questo spazio proprio qui sotto l'ascella. Questa è il mio scalfo, ok? Quindi ho preferito allargarlo in questo modo, in modo tale da avere questi 4 centimetri in più proprio sotto lo scalfo. Lo vedete, vero? Così. Ok, adesso ovviamente cosa faccio? Lo metto a rovescio come ho fatto da questa parte, vedete, ho questa parte in più, quindi ho lavorato, come ripeto, un ventaglietto, un giro di ventaglietto, ovviamente si lavora sempre 2 a 2, e poi l'ho cucito come vi ho fatto vedere.
e questa è la cucitura interna, ok? E questa è la cucitura esterna. Farò la stessa cosa da questa parte. Quindi prenderò le due parti dritto con dritto, in questo modo qui, ecco, forse così lo vedete meglio, lo scalfo, e a questo punto cucio questo lato, in questo modo qua. E poi andiamo avanti per l'allungamento. Vi faccio vedere dove sono arrivata. Allora, guardate lo scollo come è venuto benissimo. Sono arrivata a un punto dove, per quanto riguarda la mia maglietta, devo allungare, però se volete invece tenerla così, proprio a canotta corta, potete anche solo fermarvi. Io cosa ho fatto? Allora, come vi ho fatto vedere, qui ho aggiunto due giri, quello con i ventaglietti e quello con i punti puff, sia da una parte ovviamente che dall'altra, quindi ho 4 centimetri in più sotto il mio giro scalfo, ok? E quindi questa è la cucitura come vedete. Poi ho unito le parti per farlo crescere in lunghezza e adesso vi mostrerò come fare per crescerlo, per farlo crescere in lunghezza. Ma intanto vi mostro come è venuto anche dietro. Ecco, questo è sul dietro, lo scollo, che potreste anche lasciarlo semplicemente così. E questo sono i lati che non mi sono sufficienti in lunghezza, ripeto, ma come larghezza per quanto mi riguarda va bene. Adesso andiamo sul banco lavoro che vi spiego come procedere. Ok, siamo sul banco lavoro. Allora, come detto, io ho iniziato già ad allungarlo e la parte dell'allungamento non l'ho registrata, ahimè, ma ve la spiego, è molto molto semplice. Innanzitutto sappiamo che i giri, eravamo qui, i giri vanno finiti con il giro del punto puff e ci siamo fermate tutti dove avevamo i punti puff. Ci ritroviamo con la parte più, diciamo, brigosa è quella dell'unione dei due pannelli. Vedete, qui c'è l'unione, qui ci sono gli ex angoli, rimango ferma così lo vedete meglio, vedete? Qui ci sono gli ex, anzi, questo è l'ex angolo e questo è l'ex angolo, questi due, e eravamo con il giro dei punti puff, questo, il giro dei punti puff, questo qui. Dobbiamo proseguire agganciando il filo a nuovo, ovviamente, e io sono partita, adesso se lo trovo, non so se di qua o di là, ma è uguale, vero? Solo sicuramente di qua perché è di qua che vedo il filo. Sì. Non ha importanza. Comunque potete, non si vede neanche l'inizio lavoro, anzi dovrei vederlo, eccolo qua. Giustamente dietro c'è il filo, quindi sono partita di qua. Ok, sono partita con un punto basso sul punto basso, quindi qui abbiamo l'unione, io sono partita un pochino prima dove c'è il punto basso, quindi voi agganciate il filo come ho fatto io e dove c'è il punto basso del giro, dell'ultimo giro, quindi praticamente questo, sopra il punto ventaglio, questo, fate la prima maglia bassa, poi la catenella, l'archetto sul punto puff, la catenella, il punto basso lo fate vedete l'ex angolo? Il punto basso l'ho fatto nell'ex angolo, una catenella, ho fatto l'archetto nel centro, praticamente dove c'è la chiusura, una catenella e il punto basso l'ho fatto nella prima maglia alta
dell'ex angolo. Ok? Qui l'ho fatto nella prima maglia alta dell'ex angolo. In poche parole lo vedete meglio così. Il giro che dovete fare non è questo con i punti puff, ma è quello con il ventaglietto. Il ventaglietto, guardatelo bene, il ventaglietto è nel centro della cucitura e abbiamo un punto puff qui nell'angolo. Vedete le due maglie alte, un punto puff? Assolutamente no. Una maglia bassa nell'ex angolo, proprio qui in centro, questo. Vi cancello con le dita il punto puff così non vi confondete. E dopo aver fatto l'archetto, questo, il ventaglietto, questo qui, al centro della chiusura, fate la catenella che è qui e poi il punto basso nella seconda maglia dell'angolo. Ok? Ve lo faccio vedere ingrandito, vediamo se mi riesce. Ok, adesso sto un po' ferma guardando, togliendo i punti puff che vi possono confondere. Quello sotto, questo e questo, sono gli ex angoli. Questo e questo sono gli ex angoli. In centro ho fatto la maglia bassa, la catenella, il ventaglietto vedete nella chiusura, questo è l'ex angolo dalla parte opposta, dove ho fatto la maglia bassa nella seconda. Comunque, l'importante è che voi, anche se non seguite dettagliatamente ciò che io vi sto dicendo della mia unione, l'importante è che fate in modo che rimanga piatto. Ok? Questa parte rimanga piatta. Io vi ho fatto vedere come ho fatto io. E poi ovviamente ho proseguito e quando sono tornata nel punto in cui mi sono unita, in cui sono partita, cioè qui, mi aggancio con una maglia bassissima sul punto basso e ho chiuso il primo giro dell'allungamento. Come vedete qui ho fatto 2 catenelle ho fatto qui e poi ho preso altri 2 fili volanti. Forse questo riesco a farvelo vedere poi nel giro in cui ve lo faccio vedere qui, anche se non è corretto la mia posizione in cui sono, perché io adesso dovrei fare il giro dei punti ventaglio, perché qui ho fatto il punto puff. Adesso entro qui così chiudo bene. Ok, entro anche qui se no si vede l'apertura. Ok, allora adesso mi metto qui sopra per fare il punto puff, anche se solo per farvi vedere come si parte con i punti puff. E poi ogni volta cercate magari con, vedete come sto facendo io per arrivare al punto in cui volete. Quando siete poi sul punto in cui volete, io per esempio adesso per farvi vedere come parto coi punti puff entro nel punto basso e poi faccio 2 catenelle, rientro 1 e 2, chiudo e chiudo e ho fatto il mio punto puff. Se dovessi ripartire con il ventaglietto come nel mio caso, io entro decisamente nella maglia bassa, proprio centralmente alla maglia bassa, e poi parto con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, quindi mi tocca farne soltanto 2, 2 catenelle, rientro di nuovo e faccio le 3 maglie alte che mancano. E così ho il mio ventaglietto, che non andava fatto qui tra l'altro perché devo farlo qui, ok? Ma è solo per farvi vedere come ripartire nel caso del ventaglietto, oppure in questo caso vedete io dovevo fare la maglia bassa, quindi faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa.
ok? Poi una catenella, vado nel punto puff e come sempre facciamo il nostro. E solo per farvi capire che dobbiamo fare dei giri che iniziano e finiscono nella stessa riga. In questo modo, facendo in questo modo, noi faremo l'allungamento della nostra canotta o maglietta, perché in base a quello che in base, aspettate che ok, mi ero dimenticata di togliere l'obiettivo stretto. Allora, in base alla lunghezza che volete fare o alla maglietta o la canotta che dovete fare, potete scegliere la misura della lunghezza della vostra maglia e possiamo tranquillamente fare la manica, perché dipende anche sempre se vogliamo fare una manica corta, a quel punto ci si aggancia e facciamo sempre giri di andata, chiudiamo il giro, ritorniamo su e procediamo con l'allungamento in giri di andata, ok? Poi chiudiamo il giro e ritorniamo a fare la chiusura e il proseguimento, e a furia di continuare in questo modo noi facciamo crescere anche la nostra manica, sempre se vogliamo farla crescere. Ok, detto questo, spero che sia abbastanza chiaro, poi me lo fate sapere magari con dei pollicioni o anche con un sorriso. Lo sapete che mi fa piacere leggervi. Detto questo, andiamo avanti con l'allungamento, ma mi fermo un attimo per dirvi una cosa. Ci saranno persone che lo vogliono restringere o lo vogliono allargare. Semplicemente fatelo con l'uncinetto, cioè io sono con l'uncinetto numero 3, farò 2 giri ancora col numero 3 per quanto riguarda la mia fisicità, poi dopo allargherò leggermente sui fianchi, quindi farò 2 giri con il numero 3,5, lascio il 3 e prendo il 3,5, 2 giri con il numero 4 e guardo se si è allargata abbastanza, ok? Se si è allargata abbastanza procedo così. Se invece non si è allargato, procedo anche con il 4,5, perché tanto stiamo parlando sulla parte bassa, quindi anche se si allargano di più i punti non è un problema. Facendo in questo modo ovviamente allarghiamo. Se dobbiamo invece dobbiamo stringere, ovviamente dobbiamo scendere col numero di uncinetto, quindi dal 3 passeremo al 2,5 e al 2, ok? Quindi però quando cambiate uncinetto fate sempre attenzione di fare qualche giro con l'uncinetto nuovo, perché non si vede subito la differenza, lo notate poi dopo 2, 3 o 4 giri. Io ho detto 2 giri solo per farvi capire, non cambiatelo per un giro, poi il giro dopo lo ricambiate. Fate almeno un 3-4 giri per ogni cambio di uncinetto e lo noterete, fidatevi che lo noterete, ok? Nel caso in cui non bastasse solo il cambio dell'uncinetto, che vi darà quei 4-5 centimetri in più di circonferenza, se non bastasse ancora perché lo volete ancora più largo, allora dobbiamo cambiare proprio qui nella lavorazione. A questo punto ciò che vi consiglio è fare, se dovete allargare di tantissimo, di fare dei ventagli con 4 maglie alte, quindi 4 maglie alte per ogni ventaglietto, ma non tutti da 4 maglie alte perché altrimenti vi viene sproporzionato, veramente molto molto grande. Però facendo magari cioè fare magari 3 ventaglietti alternati o fare, non so, degli aumenti tipo un ventaglio da 4, 2 da 3, 1 da 4, 2 da 3, già vi viene una misura considerevole. Poi provate a fare un giro, vedete subito che si allarga immediatamente. Ovviamente mi dovete allargare anche però, se voi mi allargate il ventaglio, quindi se me lo formate da 4, 4 e 4, sempre 2 catenelle di separazione, anche qui dovete poi mettere 4 catenelle,
perché altrimenti non viene bene. Quindi ogni ventaglio che voi aumentate di una maglia per lato dovrete aumentare il corrispettivo sopra, quindi la catenella. Se qui fate da 4, qui dovrà essere da 4, deve essere tante maglie alte avete qui, tante catenelle avete qua, ok? Ripeto, non lo farei, fossi in voi, ogni ventaglietto da 4 perché veramente diventa il doppio di misura. Quindi io farei magari un ventaglietto da 4 e magari 2 o 3 ventaglietti da 3 in base a quanti centimetri dovete allargare. Voi fate una prova magari con il primo giro, vedete subito che si scampana in base a quanti ventaglietti avete modificato. Poi mi farete vedere, ok? Tanto nel gruppo, quando entrate nel gruppo mi fate vedere come è venuto a seconda della misura che avete avuto necessità di fare. E detto questo, niente, io a questo punto procedo con il mio giro e vado avanti in base all'allungamento che occorre a me. Avete capito come fare per agganciare il filo nuovo e dovete semplicemente fare i 2 giri, i giri dei ventagli e i giri dei punto puff in continuazione fino ad arrivare alla lunghezza che voi volete. Come bordura non vi so ancora dire, mi sa che lascerò quella con i ventaglietti perché è già lei una bordura, non penso di fare altro. Forse sicuramente rifinirò il bordo qui, magari farò il bordo di ventaglietti qui e non so ancora dirvi se voglio allungare la manica o meno. Vedrò in base. Adesso intanto vado avanti e poi vi mostro i progressi. Sono arrivata alla lunghezza che desideravo. Adesso vi dirò anche quanti centimetri ho fatto. Quindi diciamo che dall'unione, che è questo, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri. Ho terminato con il giro dei ventaglietti in modo tale da avere anche, come vedete, una rifinitura in fondo. Se a voi non piace finirlo così, finite con l'ultimo giro dei punti puff in modo tale che sia rettilineo e poi potete fare una qualsiasi rifinitura sotto, quella che più vi piace. Io ho preferito rifinirla semplicemente lasciando il ventaglietto, il giro dei ventaglietti. Ora quello che voglio fare è rifinire anche nello stesso modo anche la mia scollatura e quindi a filo nuovo partiamo dalla schiena. Quindi questa è la mia schiena, la parte dietro, la spalla in poche parole, e questa è la cucitura. Io partirò da sopra il mio ventaglietto dove ho la maglia bassa, riaggancio il mio filo a nuovo, rientro e faccio la maglia bassa. Sulla maglia bassa devo fare la maglia bassa, una catenella e vado sul punto puff a fare il mio ventaglietto, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3, una catenella. Ok, e procedo per tutta la schiena in questo modo, formando il classico giro dei ventaglietti. Ci ritroviamo quando siamo sulla giunzione qui delle due parti. Come vedete io ho fatto la parte dello scollo dietro e adesso qui ho la giunzione tra la spallina davanti e la schiena e mi ritrovo con questo punto puff dove vado a fare il mio archetto,
mio ventaglietto, perdonatemi, a volte viene fuori un archetto al posto del ventaglietto. Però mi vedete cosa faccio, come lo lavoro. Allora, adesso, visto e considerato che non vogliamo che ci sia un ventaglietto che salga su, provate a appoggiare il ventaglietto in modo tale che sapete dove puntare l'uncinetto per fare la maglia bassa, e io la punto proprio qui, vedete? Proprio qui, perché è lui che mi dice dove andare, ok? Quindi punto qui e faccio la mia maglia bassa. Ora una catenella e adesso salto questo spazio, vado in questo e faccio di nuovo il mio ventaglietto. Questa è la parte dove non c'è la sequenza sotto, quindi dobbiamo un attimino cercare di arrangiarci. Ok, una catenella, guardiamo bene dove andiamo a finire, vedete? Basta semplicemente appoggiare l'archetto e sappiamo che andiamo proprio in questo spazio. Maglia bassa, una catenella, saltiamo di nuovo questo spazio, andiamo nello spazio seguente e facciamo il nostro archetto. Questo praticamente è lo spazio che ci sarà sulla nostra spallina. Una catenella, appoggiamoci, andiamo qui. Una catenella e ora vediamo se ci siamo. Io direi proprio di sì, perché qui vediamo un po' come sta venendo. Direi molto bene, il giro va bene. Adesso qui noi dobbiamo cercare di eliminare questo angolo, quindi vedete che stiamo lasciando la spallina per andare sulla parte avanti, quindi questa maglia bassa la spostiamo e la facciamo sulla maglia bassa, qui. Ok? L'abbiamo fatta sulla maglia bassa e adesso possiamo continuare, la catenella cerasi, continuare sul punto puff. Ovviamente voi seguite sempre quanti punti avete voi, che magari avete una scolatura diversa dalla mia, ma io vi faccio vedere in pratica come sto facendo io. E poi sarà una teoria anche per voi, vediamo sempre, ecco, una teoria per voi per poterlo realizzare con qualsiasi tipo di scolatura che voi avete, più o meno ampia. Controllate che giri bene, io direi che gira proprio bene. L'unica cosa che noi dobbiamo andare a fare è fare in modo che il lato della nostra bretellina abbia gli stessi archetti, perché altrimenti da una parte ce ne saranno, se ce ne sono, qui ce ne sono due per esempio, qui devono essercene due, anche da questa parte. E qui non importa perché noi seguiamo esattamente i punti che abbiamo sotto. Quando arriviamo di nuovo al punto basso, rifacciamo di nuovo tutto quello che abbiamo fatto da questo lato. Quindi per ora vi lascio, perché qui, come vedete, dovete semplicemente seguire i punti che avete sotto e quindi fare i ventaglietti sui punti puff e le maglie basse sulle maglie basse con una catenella di separazione. Ci troviamo invece dalla parte opposta, quando dobbiamo copiare quello che abbiamo fatto da questa parte. Allora, guardate, io praticamente ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventaglietti e vedete, nella prima maglia bassa avevo fatto una maglia bassa, la stessa cosa la farò qui. Nella maglia bassa, si vede? Aspettate che... ecco. Nella maglia bassa, nella prima maglia bassa, farò una maglia bassa. Adesso devo copiare quello che ho fatto da questa parte. Quindi qui faccio la maglia bassa. Poi controllo e guardo dove ho fatto il ventaglietto. Vedete, quindi io cosa ho fatto? L'ho fatto all'altezza
a questa altezza qui. Dunque, aspettate che lo guardiamo insieme per bene. Questo è il ventaglietto sotto, io l'ho fatto proprio qui. Vedete, qui c'è il punto puff, io l'ho fatto, ho fatto il ventaglietto qui. Ed adesso poi sarà più facile. Dovete copiare esattamente quello che avete fatto dalla parte opposta. Quindi catenella, vado nello spazio dove abbiamo visto e vado a fare 1, 2, 3, 2 catenelle e 1, 2 e 3. Una catenella e poggiando dovrei essere qui. Allora, poggiando, difatti sono qui ed è qui, vedete, dove c'è l'archetto, il ventaglietto, ogni tanto diventa archetto, va bene, dove c'è il ventaglietto, proprio in questo spazio, faccio la maglia bassa, qui. Una catenella e sicuramente devo andare qua. Vediamo. Nel secondo, difatti, sono proprio sotto, vedete, nell'arco qui, dove qui ho il punto puff. Qui c'è il punto puff e io sono qua. Quindi qui vado a fare 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3. Una catenella, guardiamo dove abbiamo fatto la maglia bassa, dove c'è il nostro ventaglio, vedete, maglia bassa, ventaglio, quindi qua una catenella, quindi abbiamo fatto questo, adesso dobbiamo andare da questa parte, quindi a fianco, anzi sopra il punto puff, eccolo qua. Qui abbiamo fatto la maglia bassa, la catenella, saltiamo tutto e andiamo direttamente sul punto puff. Lo prendo di qua così non mi fa troppo buco. Quindi 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3. Catenella, ecco che qui trovo la mia prima maglia bassa e posso chiudere il mio giro tagliando il filo per quanto mi riguarda, perché per me questo è già il bordino, e adesso controlliamo. Questo è lo scollo che mi viene. Adesso ve lo faccio vedere sul manichino per farvi vedere come gira. Ok? Però avete visto, è semplicissimo. Nello stesso modo voi andate a rifinire anche la manica, che, attenzione, dipende se avete anche voi fatto come ho fatto io. Se avete fatto uno spazio sotto l'ascella, cercate di riempire questo spazio con i giusti archetti. Ok? Io ne avevo solo questo spazio da riempire e ho cercato di unire il giro con un ventaglio, non archetto, ma ventaglio in più proprio sotto l'ascella. Quindi cercate, se invece non avete questo, semplicemente seguite il disegno e vi unite. Se volete la manica lunga, non dovete fare altro che proseguire con i giri fino a che non arrivate alla misura e alla lunghezza che voi desiderate fare. Sì, non mi veniva. Per quanto riguarda la larghezza o di allargare o diminuire, ve l'ho già spiegato per la lunghezza della nostra maglia Raffaella, e quindi sapete già come fare anche per la manica. Ora vi faccio vedere come viene il giro. Ecco, solo per farvi vedere come viene la rifinitura con come abbiamo appena lavorato il nostro giro. Vediamo se riesco a farvi vedere dietro. Vedete, è carina anche solo così.
cioè senza null'altro fare, secondo me è perfetta. Il giro manica, vedete, gira perfettamente bene. Ovviamente anche dall'altra parte, come vedete, ho fatto la stessa rifinitura. E questa è, vedete che questo colore è poi lo stesso che troviamo anche sulla bordura. Adesso tolgo tutti i fili, ve lo faccio vedere meglio. Eccolo terminato. Allora, poi alla fine, non so se lo state notando, ho disfatto di nuovo il bordo perché era troppo scuro in confronto alla parte frontale proprio, quindi non mi piaceva l'effetto che dava, quindi ho scelto dalla Cake il colore più, non più chiaro, ma un pochino più regolare nel cambiamento colore per dare soprattutto sul collo, sulle maniche mi piace. Vedete come sfuma perché poi va ad abbinarsi alla parte sotto, ve lo faccio vedere così che forse vedete, però è più uniforme su il colore così un pochino più chiaro che è leggermente più scuro perché la cake stava sfumando, ma non scuro come quello che ho messo su. E questo è il risultato, mi piace tantissimo, ovviamente mi piace proprio tanto, ve lo faccio vedere anche dietro. Eccolo qui, direi che ha una vestibilità perfetta. Spero che piace anche a voi quanto piace a me. Vi saluto e al prossimo tutorial. Ciao!